Oggi vorrei ricordare un mito. Era il 1958 quando Richard Fisher ebbe un'intuizione: costruire barche inaffondabili. Quasi 60 anni dopo, quella innovazione è ancora alla base del successo di Boston Whaler. Oggi Boston Whaler produce una gamma di modelli da 11 a 42 piedi e questo è il 270 Vantage. E non è solo inaffondabile, molto di più. Lo scafo viene resinato nello stampo come tutte le altre imbarcazioni, ma prima dell'estrazione viene aggiunta la coperta e saldata alla carena in modo da formare un insieme monolitico. E infine, e questa è l'innovazione, viene iniettata una sostanza chimica che attraverso una reazione forma una schiuma che va a riempire tutti i volumi tra scafo e coperta. In questo modo, se si apre una falla in carena, l'acqua non può entrare perché non trova alcun volume da occupare. Ora, supponiamo di trovarci nel mezzo di una tempesta, con la barca completamente allagata sino al capo di banda. Con il metodo creato da Boston Whaler, la barca non affonda, ma c'è di più. Il costruttore americano dice che le sue barche completamente allagate possono sopportare ulteriore peso e mantenere la galleggiabilità. Ad esempio, questo modello non affonda anche se allagato e con 7 persone a bordo. È lunga 8,6 metri e larga 2,7 metri ed è una barca molto versatile. È dedicata alla famiglia ma anche al pescatore, a seconda di come viene attrezzata. C'è paragone con le barche pontate, perché qui ci sono in più divani o poltrone che si trasformano in prendisole e altri elementi per il relax e il comfort. Sotto l'hardtop la zona conviviale è comoda perché è protetta. I divani sono molto soffici, ci sono imbottiture morbide lungo le murate e lo schienale traslabile permette di variare l'utilizzo delle sedute. Il pozzetto viene allestito secondo le esigenze e questa soluzione con un divano abbattibile mi piace molto perché è adatta a tutti e a tutte le attività. Se siete pescatori potete aggiungere portacanne e altri accessori dedicati. Boston Whaler ha una grande esperienza anche in questo. Ma non basta, potete usare questo 270 Vantage anche per praticare wakeboard, perché hanno predisposto a poppa una torre apposta per le tavole. A bordo si può pranzare e cucinare. C'è il frigo, il lavandino, ma potete aggiungere anche il grill. E infine un locale toilette piuttosto spazioso. Per la sicurezza e l'affidabilità dobbiamo considerare la qualità dei materiali, i metodi di costruzione e di installazione degli impianti. E Boston Whaler non si discute. Sull'hardtop c'è anche il radar, segno evidente di un armatore che vuole navigare in altura e che per farlo ha scelto uno dei mezzi più sicuri che esistano nel mondo nautico. Potrei elencare tutti gli accessori, ma non finirei mai. Facciamo così, voi pensate a quello che vorreste avere e sicuramente lo trovate nel loro catalogo. Per la nostra prova usciamo dall'imboccatura di levante del porto di Genova. Abbiamo evocato situazioni tempestose, oggi invece le condizioni sono quasi ideali, anche se il mare è solo apparentemente calmo, sotto c'è un'onda lunga piuttosto intensa. Il pomello sulla ruota di timone è molto comodo in porto in manovra, ma in navigazione preferisco impugnare il timone in maniera tradizionale. Su questo esemplare abbiamo due motori Mercury Verado da 225 cavalli, ma il limite del Boston Whaler 270 Vantage è 2x300 cavalli. Questo modello è proprio nel segno della filosofia Boston Whaler. Voglio dire, qual è la caratteristica principale di un mezzo, soprattutto di un'imbarcazione? L'affidabilità e la sicurezza.
E loro hanno pensato a questo non solo rendendo le barche inaffondabili, ma anche rendendole sicure per chi pilota e naturalmente per tutte le persone presenti a bordo. Ma è il comandante che deve trovarsi sempre in una situazione di massimo comfort. Ecco perché la possibilità di coprire tutto il cockpit con dei tentanini trasparenti. Voglio dire, oggi la giornata è piacevole, c'è il sole, il mare è quasi calmo, ma può capitare a tutti di essere sorpresi dal maltempo. E se si è protetti, se si è riparati, se non ci si bagna, si riesce a essere sempre molto più lucidi, attenti, concentrati su quello che si sta facendo e si possono così affrontare anche situazioni che apparentemente sembrerebbero molto difficili. Quali peculiarità deve avere un'imbarcazione? Intanto una bassa velocità di planata, perché proprio quando il mare è molto mosso, navigare con un buon controllo della rotta, con lo scafo in planata, ma a bassa velocità, è fondamentale per non impattare sulle onde, per non spaventare l'equipaggio e per riuscire a mantenere soprattutto il controllo. 12 nodi e siamo in planata. Gli americani sono sempre molto attenti al comfort e questa seduta è perfetta, ha la giusta resilienza. Posso quindi pilotare da seduto, non sono costretto a usare l'appoggiareni. Stiamo navigando alla velocità di crociera di 22 nodi a 3500 giri minuto e mi sto davvero godendo questo scafo. Hanno progettato una carena profonda da prua a poppa, il D-Rise in corrispondenza dello specchio è ancora di 21 gradi. Questo significa che anche affrontando le onde gli impatti sono sempre morbidi e lo sto provando proprio in questo momento. Qui nel Golfo di Genova, un po' più a largo, le onde sono più alte ed è proprio questo il momento di provare l'imbarcazione. Occorre un po' di tempo per prendere confidenza con il mezzo, ma quando la trovi e lui risponde bene, allora puoi anche dare un po' di gas, come in questo caso. 30 nodi a 4500 giri minuto. L'altezza delle creste è circa di 60-70 cm, nessun problema. Osservate gli spruzzi, come vengono lanciati lontano dagli spray rail della carena. È importante anche questo ai fini della sicurezza, del comfort, perché anche se ci fosse vento non ritornerebbero in coperta, non bagnerebbero l'equipaggio. Più mi allontano e più le onde salgono e più spingo giù la manetta. È vero, lo scafo non è in condizioni ideali, ho visto che non è perfettamente pulito, però sono sicuro che riusciremo a portare questa barca ad alta velocità, perché alzando il trim sento che si stacca dall'acqua e comincia ad assumere un assetto da barca veloce. E infatti i giri salgono 6.200, 6.300, 6.350 e 44 nodi. È anche incredibilmente veloce. Quando si ha a disposizione una barca con una carena così profonda, il vantaggio è che si può cambiare rotta molto rapidamente e controvirare altrettanto velocemente. Guardate che risposta! Questo significa che scartare un ostacolo che si para davanti alla nostra prua improvvisamente diventa possibile, ma ricordatevi che avete a bordo dei passeggeri, quindi usate sempre accortezza durante questa manovra. Andare in poppa forse dovrei alzare un po' il trim, ma no, non mi pare il caso, la prua rimane sostenuta, ha un assetto incredibile, è sempre costante in qualsiasi direzione io vada. Sapevo cosa significasse navigare con il Mito, ma non immaginavo che questa 270 Vantage avesse queste caratteristiche di comfort, di assetto, che mi facesse sentire così bene al timone. È proprio un Boston Whaler.